Benvenuti, cari spettatori, a un nuovo capitolo su Stelle Turche Rivelate, il vostro faro nella galassia scintillante dello showbiz turco. Prima di immergerci in questa mareggiata emotiva che oggi scuote mezzo pianeta, ricordate di iscrivervi al canale, lasciare un like e soprattutto cliccare sul pulsante abbonati per sostenere il nostro viaggio nel cuore segreto delle stelle. E ora, preparatevi. Quello che state per ascoltare non è solo un aggiornamento. È un'onda lunga che attraversa anni di silenzi, destini che si rincorrono, e sentimenti che forse non hanno mai smesso davvero di bruciare. Per tanto tempo il mondo si è fatto ipnotizzare dal calore, dalla delicatezza e dall'energia magnetica che Dimet Özdemir e Can Yaman emanavano ogni volta che condividevano una scena. Sembravano la versione contemporanea di una fiaba antica. Due anime chiamate a incontrarsi sotto i riflettori, a parlarsi con sguardi trattenuti un attimo di più, a capirsi tra una prova e l'altra, tra risate rubate e silenzi sospesi come una promessa mai detta eppure sempre lì, appesa in aria. Poi, come nelle storie più crudeli, è arrivato il tempo. Quel tempo che scava, che divide, che riallinea i cammini e impone nuove rotte. Le loro vite hanno preso strade diverse, almeno davanti al pubblico. Ognuno è andato verso orizzonti inediti, nuovi incontri, nuove ambizioni. Eppure, ogni volta che i loro nomi comparivano nella stessa frase, qualcosa vibrava. Come un filo invisibile che nessuna distanza era riuscita a recidere davvero. Oggi quel filo non vibra più, si spezza. E nel farlo fa un rumore che non si può ignorare. Can, torna in te. Le parole che hanno scosso l'intero universo mediatico. Dopo anni di silenzio misurato, di apparizioni pubbliche in cui il solo ponte tra loro era un cenno educato, dopo stagioni in cui i fan sembravano aver archiviato il lutto di una storia apparentemente finita, la frase che ha incendiato social, redazioni e bacheche è risuonata limpida. Come un colpo secco su una lastra di vetro. Can, riprenditi. Un boato, un'onda d'urto, una dichiarazione breve, affilata come una lama, ma così piena di sottotesti da poter riempire romanzi interi. Parole fuoriuscite da un dialogo privato, una confidenza sussurrata a pochi e poi scappata come il vento attraverso una fessura. Chi era presente racconta che la voce di Dimet tremasse non di rabbia, ma di un'esasperata tenerezza, quasi una confessione involontaria. Una fragilità che nessuna sceneggiatura avrebbe saputo scrivere così. Il punto più tagliente del suo sfogo è arrivato quando Dimet ha toccato la relazione italiana che negli ultimi mesi ha avvolto Can in un turbine di lusso. Scatti di paparazzi e titoli patinati, serate di gala, weekend spettacolari, yacht bagnati dalla luce dorata dell'estate mediterranea. Una storia che per i media brillava come un sogno ad occhi aperti. Per Dimet, invece, aveva il sapore acre della messa in scena. La fama è un peso, e l'amore finto ti distrugge. Parole che oggi rimbombano ovunque, come campane in una cattedrale affollata. Ha lasciato intendere che quella relazione così strombazzata nascondesse una strategia, un'impalcatura d'immagine, un gesto più vicino a un contratto che a un sentimento. Questa storia non illumina Can, ha detto con calma che bucava lo schermo. Lo spegne. Poi l'appello che nessuno si aspettava. Ascolta i tuoi genitori. Ed è qui che anche i cuori più cinici si sono sciolti. Dimet ha parlato dei genitori di Can con rispetto, con affetto, con un'emozione che sembrava arrivare da un luogo profondo e intoccabile. I suoi genitori per me contano. Non voglio che soffrano. Nessuno lo ama più di loro. Un richiamo così non nasce dal nulla. Ha ridato fiato a voci che non hanno mai cessato di circolare, sebbene mai confermate. La famiglia, dicono i sussurri, non avrebbe mai approvato davvero quella vicenda italiana. La frase più ripetuta nei corridoi delle indiscrezioni? Di lei non ci fidiamo. E ora, con le parole di Dimet, quel mormorio è diventato un'ombra vera, concreta, impossibile da ignorare. Dimet ha poi pronunciato la frase che ha spaccato il pubblico in due. Io ho conosciuto il vero Can. Ha ricordato l'uomo pieno di luce, di sogni, di entusiasmo, quel fuoco negli occhi che lo rendeva unico. Quell'uomo ha sussurrato, oggi non lo vedo più. E vederlo così mi fa male. Mentre i suoi commenti venivano tradotti all'istante in spagnolo, italiano, arabo e francese, migliaia di persone sono rimaste immobili davanti allo schermo, come testimoni di una confessione che forse non era destinata al pubblico e che pure, una volta uscita, è diventata patrimonio di tutti. In mezzo a tutto questo frastuono, tra mille voci e ipotesi, ne manca una,
quella di Can Yaman. Nessuna dichiarazione. Nessun commento. Nessuna storia su Instagram. Neppure un aforisma criptico da decifrare. Il suo silenzio pesa più di qualunque risposta. Fonti a lui vicine, o che tali si dicono, raccontano che le parole di Dimet lo abbiano colpito in profondità, riportando a galla emozioni che credeva sepolte sotto agende affollate, copioni, pressioni internazionali e quell'immagine perfetta che da anni gli si chiede di indossare. Forse il silenzio è l'unica forma di sincerità che può permettersi adesso. Lo sfogo di Dimet si è chiuso con una riga che molti già definiscono storica. La tua vita è tua, Can. Non posso guidarti? Ma conosco la luce nei tuoi occhi. Non lasciarla spegnere. Non è un consiglio. Non è un rimprovero. Non è una dichiarazione d'amore. E allo stesso tempo è tutte queste cose insieme. È un addio o forse una mano tesa da una riva lontana, in attesa di un cenno, di un ritorno, di una verità detta sottovoce. Cosa ne pensate voi? Qui entra in gioco la nostra splendida comunità di stelle turche rivelate. Secondo voi questo sfogo nasce dalla nostalgia di un tempo irripetibile? Dall'amore che non si spegne? Da una semplice cura umana per un volto a cui si vuole bene al di là della fama? O è l'ultimo grido prima di chiudere per sempre un capitolo che ha segnato un'intera generazione di fan? Raccontatecelo nei commenti. E diteci anche chi vorreste che approfondissimo nel prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un grande like, commentare, condividere e, soprattutto, premere il tasto abbonati per sostenere il nostro lavoro e permetterci di portarvi sempre più dentro le storie che amate. Grazie per aver vissuto questa vicenda con noi, passo dopo passo, parola dopo parola. Il mondo dello spettacolo è fatto di luci che abbagliano e ombre che raccontano verità più profonde. Restate con noi su Stelle Turche Rivelate, dove ogni racconto è un viaggio e ogni emozione trova casa. Alla prossima puntata, e ricordate, non lasciate che la vostra luce si spenga. Intanto, dietro le quinte, il ronzio non si placa. C'è chi giura di aver visto Dimet allontanarsi da un tavolo rincorrendo l'aria della notte, quasi a voler scrollarsi di dosso un peso che portava da anni. C'è chi immagina Can guardare il telefono senza il coraggio di rispondere, con la voglia di chiamare e la paura di scoprire quanto sia tardi per farlo. E c'è chi, nel loro silenzio, intravede non una fine ma una pausa, quella sospensione carica di significato che precede un cambio di passo. La verità è che nessuno, tranne loro, conosce il confine esatto tra realtà e leggenda. Eppure le leggende, quando nascono così, non si spengono in un attimo. Le immagini dei loro anni d'oro tornano a galla come Polaroid dimenticate in un cassetto. Il set che profuma di caffè alle prime ore del mattino, il Chuck che interrompe una risata, la scena che vive anche dopo lo stop, i corridoi illuminati da sguardi che non hanno bisogno di conferme. Quelle memorie non smentiscono il presente, lo spiegano. Spiegano perché una frase di 4 parole possa ribaltare il tavolo dei commenti. Spiegano perché il pubblico, che ha imparato ad amarli insieme e a guardarli separati, oggi trattenga il respiro. Tra le righe di quel Can, torna in te c'è la somma di tutto ciò che non è mai stato detto davanti a una telecamera, la paura che la fama trasformi la persona prima ancora dell'attore. L'angoscia di vedersi raccontati da foto rubate invece che da scelte autentiche, la certezza che a volte il successo è un palcoscenico vuoto, e che dietro i fuochi d'artificio rimanga il buio. Dimet non ha puntato il dito, ha acceso una luce. E in quella luce c'è un invito, ricordarsi di chi si è, prima di tutto il resto. La relazione italiana, quella dei flash e degli yacht, resterà per i più un enigma lucente. Ma oggi, dopo questo sussulto, la favola patinata perde un po' di vernice. Forse è un progetto di brand, forse è un sentimento vero, forse è 2 cose insieme. Dimet ha messo in dubbio il palcoscenico, non l'uomo. Ha allungato la mano non per giudicare, ma per dire: guarda come brillavi, guarda come puoi brillare ancora. E nel chiedere a Can di ascoltare i suoi genitori, ha bussato alla porta più sacra, quella da cui passano le parole che contano, quelle dette in salotto, con le fotografie di famiglia sul mobile, e un tè che si raffredda mentre la preoccupazione cerca il modo giusto per non ferire. C'è una tenerezza feroce nel ricordare il vero Can. È la tenerezza di chi lo ha visto senza il rumore dei riflettori, quando il lavoro finisce e resta la persona. È la memoria ostinata degli occhi che brillano non per la copertina, ma per una battuta riuscita, un abbraccio fuori campo, un progetto nato in una notte insonne. Quell'uomo oggi non lo vedo più.
Non è un'accusa, è un dolore. È la ferita di chi sa che proprio lì, in quel lampo negli occhi, viveva la direzione di casa. E adesso? Adesso c'è il silenzio. Un silenzio che pesa come piombo e che, paradossalmente, suona come il suono più sincero. Forse Khan sta cercando le parole. Forse le parole non bastano. Forse il modo migliore per rispondere a una verità è attraversarla. Nel frattempo, il mondo osserva. Non per divorare l'ennesimo scandalo, ma per capire se in mezzo a una tempesta costruita con le mani del mercato possa ancora alzarsi la vela di qualcosa che non si compra. Non si firma e non si fotografa, la coerenza con se stessi. Noi restiamo qui, su Stelle Turche Rivelate, a raccontarvi non un verdetto, ma una domanda aperta. Le storie più belle non hanno risposte facili, hanno svolte. E questa, qualsiasi svolta imboccherà, sarà ricordata come il giorno in cui 4 parole hanno sbriciolato la distanza fra 2 nomi che il pubblico non ha mai smesso di pronunciare insieme. Tenetevi stretti, perché la prossima onda potrebbe arrivare quando meno ce lo aspettiamo. E quando arriverà, saremo qui a navigarla con voi, senza perdere di vista quella luce negli occhi di cui stasera abbiamo sentito parlare, e che forse, proprio adesso, sta cercando di tornare a casa.